Bentrovati, buonasera. Stasera iniziamo una nuova esperienza per il canale e anche per me. Vorrei invitare vari giocatori a raccontarsi attraverso delle domande che farò a tutti e attraverso queste domande conoscere la visione del geocache di ognuno delle persone intervistate. Ho fatto un discorso un po' arzigogolato, ma insomma spero che l'abbiate capito. Stasera cominciamo con Gianluca e Francesca. Vado a chiamarli. Ciao. Buonasera. Ciao. Un saluto a Gianluca e Francesca. Allora, posso cominciare le domande? Certo. È la prima volta per me, penso, sì, che insomma capirete se c'è un po' di imbarazzo e un po' di difficoltà. Allora, cominciamo. Il vostro nickname? Geppo E Poncio. Che deriva da? È una lunga storia. da un Sanremo di tanti anni fa. Quando vinsero Lola Ponce e Gio di Tonno. E Gio di Tonno. Ma E noi ribattezzammo Geppo e Poncio perché erano due assurdi inutili che stavano lì, no? Erano personaggi inutili e allora ho detto guarda chi c'è sta a Sanremo, Geppo e Poncio. E da lì è nata. Di che zona siete? Di Roma. Perfetto. Area di Burtina vicino al carcere. Non Ok, siamo perfetto. nel carcere fortunatamente, ma vicino al carcere. Da quanto tempo è che fate geocaching? 2011. Dallo stesso mio tempo, luglio 2011 io. Sì, più o meno, Sì, era- anche il periodo, anche il mese era più o meno maggio, quello. giugno. E come avete conosciuto questa attività? Quando ho comprato il mio primo smartphone. Comprando il primo smartphone e navigando in internet, cercando informazioni su come poter utilizzare lo smartphone, che cosa ci stava dentro del GPS, mi era uscito fuori un link con il geocaching, che parlava di geocaching, e mi ero ricordato praticamente che io mi ero già iscritto al sito di geocaching perché qualche anno prima mi ero comprato un GPS che però non avevo mai utilizzato, per cui non l'avevo mai utilizzato per il geocaching. Quando mi è riuscito fuori questo avviso ho detto vedi, avevo fatto qualche anno fa, vediamo come funziona, e con lo smartphone era più facile rispetto al GPS, perché il GPS o lo sapevi usare all'epoca o lo usavi abitualmente per il trekking almeno, oppure era più complicato. Lo smartphone ha reso molto più semplice tutto quello che riguarda coordinate, mappe, è diventato tutto molto più intuitivo. Per cui il primo cache l'ho trovato vicino al laghetto dell'Eur, tornando dal lavoro, solo che ancora pure lì era la prima esperienza, per cui non sapevo come utilizzarla e stavo con la bussola invece che con la mappa, e mi avvicinavo con la bussola cercando di avvicinarmi al punto. Ho attraversato 3 strade, 4 incroci da una parte all'altra al laghetto. Insomma, ho fatto un po' dei casini, però alla fine l'ho trovato. E dopo averlo trovato sono tornato a casa e con mia moglie ho detto lo sai, ho fatto una cosa carina. Dice, mi vergogno un po' a dirtelo perché sembra un deficiente che all'età tua va in giro a cercare col GPS. Dice, però ho trovato una caccia al tesoro, ho trovato una scatoletta, e allora ho detto se te va possiamo cercarle insieme, e così pure lei mi ha detto di sì e abbiamo cominciato tutte e due. E senti, fra le varie tipologie di cache, traditional, multi e via dicendo, qual è la cache? Qual è, diciamo, la ricerca che ti appassiona di più, che ti piace di più? E mystery. Ok. Le più belle sono le mystery. Tempo che ci perdi sopra, soprattutto in questi giorni di ora sono perfetti, diciamo. No. C'hanno anche un gruppo su. Abbiamo un gruppo, siamo in 4, però è un gruppo eterogeneo perché sono 2 ragazze e 2 ragazzi insieme, lo facciamo insieme a After Eight, insieme a Carperit e insieme a Stefania, che credo sia di Bergamo. Non so qual è il nick, perché poi in realtà parliamo su WhatsApp, per cui non ci conosciamo di persona, non ci conosciamo, ci siamo visti solo forse a un event in Brianza, perché come tu sai a noi ci piace tanto girare per è molto importante. Senti, e nell'attuale preferisci i GPS o il cellulare? Dipende, se siamo in città è sicuramente il cellulare. Se andiamo fuori il GPS lo portiamo sempre. Ok, perfetto.
Raccontateci un ricordo, un aneddoto che ricordate con piacere riguardante il geocaching. Beh, devo dire che noi qui a Roma facciamo non c'è, quando noi amiamo fare geocaching di gruppo, andare magari con gli amici sempre, cioè non c'è geocaching se non mangiamo qualcosa, quindi o c'è la pizza o c'è e sicuramente diciamo i momenti migliori sono quelli con Carlo Carpelit che non c'è più, e quelli però ce li portiamo nel cuore, insomma. Tante escursioni fatte con gli amici, con quelle persone con cui magari si stringe più, c'è più confidenza, no? Può essere amici di tutti, però si può stare bene con tutti fondamentalmente. I momenti di convivialità sono quelli che ricordiamo. E c'è sempre il rito o la pizzetta rossa, la pizza con la mortadella, questo è immancabile, insomma, o il tiramisù di Francesca di Lille Maider, insomma c'è sempre qualcosa di mangereccio con cui concludere la giornata. Giustamente, diciamo, la parte conviviale, la parte della condivisione dell'amicizia in sé per sé è comunque la parte più interessante, giustamente. Siete geocacher super attrezzati o GPS o cellulare, penna e via? Beh, dipende, se siamo in città che magari basta cellulare e penna, se magari andiamo se usciamo appositamente per fare geocaching magari abbiamo, certo non siamo attrezzati come attrezzatissimi come altri, però qualche non abbiamo strumenti particolari, solitamente poi mi dimentico tutto, per cui a volte mi dimentico pure la penna, spesso e volentieri vado in giro ma non c'ho la penna appresso. Sei un pazzo come il sottoscritto che ha calamite, manine. Ce l'abbiamo uno zainetto con due cose dentro, però insomma dipende se ci ricordiamo di prendere lo zainetto. Magari lo lasciamo in macchina, non è. Avete fatto geocaching anche fuori dall'Italia, tanto. Sì. E ora vi fa una domanda un po' scomoda. Cosa ne pensate degli FDF? Siete geocacher che si svegliano nel cuore della notte, vedono una cache nuova e partono? No. Io sono riuscito a non fare FDF, manca un cache che c'aveva 150 metri da casa. No. Sei un po' più come me, insomma, ecco, non è l'essenza del tuo geocaching. È capitato anche di svegliarmi presto apposta per andare, non è che non l'ho mai fatto, assolutamente, sarei un bugiardo nel genere, mi è capitato, così come mi è capitato di parlare con altri dicendo guarda è uscito, sbrighiamoci, andiamo, perché poi in compagnia mi diverto sempre di più che da solo, però non sto là che lo devo trovare per forza, non assolutamente, tant'è che forse ci avremo 130 FTF su 3000 cache trovate, insomma non mi sembra niente di particolare. E dei souvenir invece? Cosa ne pensate? Almeno io per me è una droga. Vedi? I souvenir sono abbastanza, lo cerco, quello sì mi piace. Ok, perfetto. Vedi, per esempio anche quelli se li trovo bene. È un collezionista, per cui l'ossessione compulsione che c'è in ogni geocache. Avete delle cache nascoste? Sì, non tantissime, ma una cinquantina circa. E ce n'è qualcuna a cui siete particolarmente legati? Sì, io sì, sicuramente la Where I Go a Roma, a Villa Borghese, che mi dà tante soddisfazioni, c'ha 200 punti di preferito, cioè sicuramente è la mia preferita, considerando che a Roma quando l'ho fatta ci stavano forse altre 2 o 3 Where I Go in tutto, fatte tutte da un ragazzo straniero che non sta più a Roma, tra l'altro, per cui diciamo che era la prima fatta autoctona, tra virgolette. Giustamente, certo. 200 punti preferiti sono comunque un bottino di soddisfazione, insomma. È la vostra attività principale il geocaching o avete anche altri hobby durante il tempo libero? No, facciamo un po' di trekking quando l'escursionismo forse è quella non direttamente vincolata, anche se spesso e volentieri è associata. Certo. Però facciamo anche trekking indipendente dal geocaching. E per chiudere, una visione di quello che per voi è il geocaching, una vostra definizione. Beh, per me, se dovessi pensare alla prima parola mi viene in mente, è amicizia, perché comunque abbiamo stretto dei bei rapporti. Sì, è vero. Vicini e lontani, insomma, abbiamo persone care, insomma, che abbiamo conosciuto grazie a questo. Diciamo che per noi è persone care
legate da una mystery a Grosseto in mezzo al niente. Guarda, io devo dire che questa è vero, non è una stupidaggine, non è una bugia, ci sono delle amicizie tra virgolette, perché poi parliamo sempre di un ambito ludico, ovviamente, che non è di vita quotidiana. Certo. Però ci sono frequentazioni che non sarebbero nate senza il geocaching. Abbiamo anche la fortuna di aver avuto la possibilità di averle fatte queste conoscenze, no? Perché non a tutti è possibile prendere, partire e organizzare in 2 giorni a fare un fine settimana in Toscana, come è stato fatto, così come abbiamo fatto quelli a Milano, dove abbiamo conosciuto tanti ragazzi di Milano. Però alla fine sono nate frequentazioni virtuali, no? Perché poi sono virtuali, noi ci siamo visti 2 volte, sì. No? E poi non ci siamo visti in quanti anni? In 5 anni, no? Sì, 4-5 però anni. io lo trovo sempre piacevole il fatto di stare qui e scambiare 2 chiacchiere, pure se assolutamente. Non c'è, no? Con voi, come può essere con Ivan di Ferrara, che adesso sta in Germania, con Speedy in Brianza, che ci saremo visti 5-6 volte, ma quando c'è la possibilità si parte e si va. Insomma, per me sono importanti, nel senso che mi hanno dato comunque qualcosa, mi continuano a dare qualcosa, vale più la pena mantenere certi rapporti piuttosto che limitarsi a cercare la scatoletta, fondamentalmente. Sono scuse per mantenere rapporti con persone con le quali, seppur brevemente, si è stati bene. Ottimo ragionamento. Io per il momento vi ringrazio, è stato molto piacevole la chiacchierata e speriamo che la cosa prenda campo e possa fare in modo di far conoscere anche altre persone con questo metodo dell'intervista. Per il momento vi ringrazio, grazie. Un saluto e ci vediamo prossimamente. Ciao, ciao, buonanotte. E così stasera abbiamo affrontato la prima intervista con i nostri amici Geppo e Poncio da Roma. Spero che la cosa vi sia piaciuta. Alle prossime puntate con altre interviste con altri giocatori. Ciao!